Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Rinazina 100 mg/100 ml spray nasale, soluzione. I foglietti illustrativi di Rinazina sono disponibili per le confezioni. Rinazina 100 mg/100 ml spray nasale, soluzione. Rinazina 1 mg/ml gocce nasali, soluzione. Indicazioni. Perché si usa Rinazina? A cosa serve? Che cosa è? Rinazina spray nasale è un decongestionante per uso nasale. Perché si usa? Rinazina spray nasale è indicato come decongestionante nasale in corso di riniti e faringiti acute catarrali, di riniti allergiche, di sinusiti acute. Controindicazioni. Quando non deve essere usato Rinazina. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti. Malattie cardiache ed ipertensione arteriosa gravi. Glaucoma. Ipertiroidismo. Il medicinale non deve essere assunto dai bambini di età inferiore ai 12 anni. Non somministrare durante e nelle 2 settimane successive a terapia con farmaci antidepressivi. Precauzioni per l'uso. Cosa serve sapere prima di prendere Rinazina? Impiegare con cautela negli anziani e nei soggetti affetti da ipertrofia prostatica per il pericolo di ritenzione urinaria. Interazioni. Quali farmaci e alimenti possono modificare l'effetto di Rinazina? Il farmaco può interagire con farmaci antidepressivi, vedere quando non deve essere usato. Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica. Avvertenze. È importante sapere che nei pazienti con malattie cardiovascolari, specialmente negli ipertesi, l'uso dei decongestionanti nasali deve essere comunque di volta in volta sottoposto al giudizio del medico. L'uso protratto di vasocostrittori può alterare la normale funzione della mucosa del naso e dei seni paranasali, inducendo anche assuefazione al farmaco. Il ripetere le applicazioni per un lungo periodo di tempo può risultare dannoso. Benzalconio cloruro, BAC, contenuto come conservante in Rinazina spray nasale, specie quando usato per lunghi periodi, può provocare un rigonfiamento della mucosa nasale. Se si sospetta tale reazione, congestione nasale persistente, deve essere usato, se possibile, un medicinale per uso nasale senza BAC. Se tali medicinali per uso nasale senza BAC non fossero disponibili, dovrà essere considerata un'altra forma farmaceutica. Può causare broncospasmo. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti topici può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso è necessario interrompere il trattamento e, se del caso, istituire una terapia idonea. Interrompere l'assunzione del farmaco e consultare immediatamente il medico in caso di insorgenza improvvisa di grave mal di testa. Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico. In gravidanza e allattamento, vedere cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento. Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento? Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale. In gravidanza e nell'allattamento, Rinazina spray nasale deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono noti effetti indesiderati sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari. Per chi svolge attività sportiva, l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping. Dose, modo e tempo di somministrazione. Come usare Rinazina. Posologia. Quanto? 1-2 nebulizzazioni in ciascuna narice, 2-3 volte al giorno. Popolazione pediatrica. Il farmaco è controindicato nei bambini di età inferiore ai 12 anni, vedere quando non deve essere usato. Attenersi scrupolosamente alle dosi consigliate. Un dosaggio superiore del prodotto anche se assunto per via topica e per breve periodo di tempo può dare luogo ad effetti sistemici gravi.
quando e per quanto tempo, in assenza di risposta terapeutica completa e entro pochi giorni, consultare il medico. In ogni caso, il trattamento non deve essere protratto per oltre una settimana. Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche. Come, se il flacone è nuovo, premere 2-3 volte il dosatore, senza introdurre nelle narici, al fine di riempire la pompa. Tenere il flacone in posizione verticale. Introdurre nella narice la sua estremità e premere con moto rapido e deciso durante un'inspirazione dopo essersi soffiato il naso. Per applicazioni successive, seguire le istruzioni al punto 2. Sovradosaggio. Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di rinazzina? Il prodotto, se accidentalmente ingerito o se impiegato per lungo periodo a dosi eccessive, può determinare fenomeni tossici. Esso va tenuto lontano dalla portata dei bambini, poiché l'ingestione accidentale può provocare sedazione spiccata. In caso di sovradosaggio possono comparire ipertensione arteriosa, tachicardia, fotofobia, cefalea intensa, oppressione toracica e, nei bambini, ipotermia e gravi depressione del sistema nervoso centrale con spiccata sedazione, che richiedono l'adozione di adeguate misure d'urgenza. In caso di assunzione accidentale di una dose eccessiva di rinazzina spray nasale, avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale. Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di rinazzina spray nasale, rivolgersi al medico o al farmacista. Effetti indesiderati. Quali sono gli effetti collaterali di rinazzina? Come tutti i medicinali, rinazzina spray nasale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. Il prodotto può determinare localmente fenomeni di rimbalzo di sensibilizzazione e congestione delle mucose. Per rapido assorbimento della nafazolina attraverso le mucose infiammate, si possono verificare effetti sistemici consistenti in ipertensione arteriosa, bradicardia riflessa, cefalea, disturbi della minzione. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è, tuttavia, opportuno consultare il medico o il farmacista. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista. Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia, modello B. Scadenza e conservazione. Scadenza. Vedere la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Attenzione! Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Tenere il medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non accettare il prodotto se la chiusura del flacone non è integra. I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente. È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo. Composizione e forma farmaceutica. Composizione. 1 ml di soluzione contiene. Principio attivo. Nafazolina nitrato 1 mg, pari a nafazolina 0,77 mg. Eccipienti. Sodio cloruro, disodio edetato, sodio fosfato monobasico d'idrato, acido fosforico concentrato, benzalconio cloruro, aroma balsamico, acqua depurata. Come si presenta? Rinazzina spray nasale si presenta in forma di soluzione per spray per uso nasale. Il contenuto del flacone è pari a 15 ml. Fonte foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Contenuto pubblicato a gennaio 2016. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Disclaimer e informazioni utili.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.